Quando Ducati ha svelato il suo nuovo bicilindrico a V, quasi tutti ci siamo immaginati con una certa chiarezza la prima moto che lo avrebbe montato, la nuova generazione di multistrada V2. E invece questa volta a Borgo Panigale hanno voluto, se volete, anche rimanere fedeli fino in fondo al proprio DNA sportivo, mostrando per prime la Panigale e la Street Fighter di media cilindrata, di cui tra l'altro vi abbiamo già parlato nel dettaglio all'interno dei nostri speciali live da EICMA 2024. Ma seppur lontana dai riflettori, la Multistrada V2 2025 era già pronta al debutto, solo che Ducati ha scelto di dedicarle in esclusiva un palcoscenico diverso, quello di Intermot, il salone di Colonia che ha aperto le sue porte giusto poche ore fa. E proprio dallo stand Ducati in Germania in esclusiva per voi c'è collegato il nostro Lore che per primo sta avendo l'opportunità di toccare con mano la nuova Maxi Enduro Ducati. Allora, Lore, come ti sembra? Ciao Marco e grazie per la linea. Inizierei col dire che qui a Colonia la multistrada V2 è decisamente al centro dell'attenzione, non solo perché entra a far parte di una categoria importantissima sul mercato, quella delle crossover di media gamma, di media cilindrata, ma soprattutto perché le case si sono sparate tutte le cartucce in ottica 2025 a EICMA, dunque è lei la protagonista assoluta qui allo stand Ducati di Intermot. Questa qui con me è la versione S, che è esteticamente identica alla standard, e devo dire che al primo impatto la cosa che mi ha colpito di più è quanto sia in effetti diversa dalla V4 pur riprendendone gli stilemi. Dà quasi l'impressione più di una 1260 V2 ammodernata portata nel presente che appunto di una V4 compattata, ma le considerazioni estetiche le lasciamo da parte perché la linea come sempre segue anche una logica di funzionalità, e devo dire che al primo sguardo qua la zona del cupolino con i deflettori integrati sembra offrire una gran bella protezione aerodinamica, e sempre in tema di aerodinamica è interessante notare che Ducati ha aggiunto qui nella parte bassa, come sulla V4, dei condotti che servono a portare aria fresca al pilota e a allontanare dallo stesso quella calda. Anche dal punto di vista ergonomico non mancano le modifiche, anzi il triangolo ergonomico è stato completamente modificato e le selle sono completamente nuove, mentre il passeggero ha più spazio grazie a un arretramento degli attacchi di valigie e top case. Ma soprattutto vista dal vivo l'intera moto appare decisamente snella, specialmente nella zona in cui la si inforca, a vantaggio della facilità con cui si toccano i piedi a terra, mi verrebbe da dire, e la snellezza è anche nei fatti, perché durante la presentazione il dato che mi ha colpito di più è quello relativo al peso, meno 18 kg rispetto alla precedente generazione. Sono tantissimi, non trovi? Hai ragione Lorenzo, il peso dichiarato è di 202 kg in ordine di marcia senza carburante per la S e 199 per la multistrada V2 standard. Quest'ultimo è il dato più basso in assoluto tra le crossover di media gamma con ruota da 19 pollici. Il merito è da attribuire senza dubbio alla nuova piattaforma basata sul V2 da 890 cm3, in questo caso nella sua configurazione da 115 cavalli a 10.750 giri e 92 Nm. È vero, non ha il richiamo desmodromico delle valvole, ma ha la fasatura variabile sul lato aspirazione e può vantare un peso di appena 54,9 kg. Altrettanto importanti però sono le caratteristiche di erogazione dichiarate, con il 70% di coppia già disponibile a 3.500 giri e un volano maggiorato per favorire la fluidità di risposta alle piccole aperture dell'acceleratore. Inoltre, rispetto alla Street Fighter e Panigale V2, sulla multistrada cambia completamente la rapportatura. Prima e seconda sono più corte, con l'obiettivo di rendere più piacevole la guida turistica e cittadina, favorendo anche lo spunto quando la moto è a pieno carico. Risulta invece allungata un po' la rapportatura finale da 15,42 a 15,40 per ridurre i regimi e dunque i consumi nei trasferimenti autostradali. Interessante, mi piace segnalarlo, specialmente per una moto orientata al viaggio, anche l'intervallo di ben 30.000 km fissato per il controllo del gioco valvole. Anche la ciclistica, riprogettata rispetto alla precedente generazione, contribuisce al risparmio del peso. Immaginate che analogamente alla miraglia multistrada V4 sotto le sovrastrutture ora si trova un telaio monoscocca in alluminio che sfrutta il motore naturalmente come elemento stressato, così come in alluminio è il forcellone posteriore, mentre il telaietto reggisella è un traliccio in tubi d'acciaio.
Per quanto riguarda le sospensioni, la V2S monta delle unità semiattive con forcella Marzocchi e mono della Sachs, evolute dal punto di vista elettronico con nuove funzionalità rivolte sia all'efficacia di guida sia, anche in questo caso, al comfort, e in particolare arrivano anti-dive e anti-squat per mantenere l'assetto più neutro, limitando l'affondamento tanto in frenata quanto in accelerazione. Semplicemente premendo un tasto invece si può ridurre al minimo il precarico del posteriore, facendo così abbassare di conseguenza la sella e facilitando le manovre piedi a terra. Infine, segnalo con piacere come sulla nuova V4 le modalità delle sospensioni sono ora indipendenti dal riding mode, consentendo per esempio di abbinare una risposta pronta del motore a un setup più morbido e scorrevole delle sospensioni. Dalle funzionalità elettroniche delle sospensioni passiamo invece al campo delle novità elettroniche pure, che si aprono con una nuova strumentazione TFT da 5 pollici, con una nuova interfaccia basata su 3 differenti modalità di visualizzazione. Sono invece 5 i riding mode: wet, enduro, urban, touring e sport, che sfruttano ben 4 diverse impostazioni di potenza e risposta del motore, abbinando in questo modo a questi diversi livelli di intervento degli aiuti alla guida, tutti basati sugli input di una piattaforma inerziale a 6 assi. Da segnalare, molto importante, poi le altre dotazioni ormai quasi immancabili su una moto che nasce per godersi il viaggio tanto quanto la bella guida: presa USB nella plancia, cruise control e nel caso della V2S il multimedia system che abilita la navigazione turn by turn, disponibile come accessorio. Lorenzo, hai qualcosa da aggiungere da Colonia? Beh Marco, mi sembra ci sia ben poco da aggiungere. Restando in tema di elettronica però vorrei far notare i nuovi blocchetti elettrici, in particolare quello di sinistra che guadagna un vero e proprio joystick a vantaggio della facilità di gestione di tutte le funzionalità. Inoltre, anche se come sempre l'attenzione è stata catturata ovviamente dalla versione S più completa nella dotazione, in gamma c'è naturalmente anche la multistrada V2 liscia, che come differenza principale ha le sospensioni meccaniche anziché elettroniche semiattive, sempre firmate Marzocchi all'anteriore e Sachs al posteriore. Ed entrambe le versioni saranno disponibili già da gennaio 2025, con in più la novità della variante depotenziata per essere guidata con la patente A2. Infine, capitolo prezzi. La multistrada V2 2025 parte da 16.690 euro per la standard, mentre per la V2S il prezzo è di 19.390 euro. Ora, se non hai altre domande, io qui da Colonia direi che ho concluso e andrei a caccia di bratwurst, krauti e una bella birra Kolsch. Nessuna domanda Lorenzo, grazie mille, puoi andare finalmente alla ricerca della tua tipica cena tedesca. Grazie quindi Lorenzo per queste ulteriori informazioni in diretta da Intermot. Se volete sapere qualcosa in più, Lorenzo tornerà prestissimo dalla Germania, scrivete qua sotto e diteci cosa ne pensate della nuova multistrada V2.